È ovvio che la Lazio mi ha dato tutto, io ho dato tutto alla Lazio, è stato un amore folle, diciamo, perché anche i tifosi dall'inizio, poi non ero visto benissimo, come hai detto tu, perché avevo fatto un bel campionato col Torino in Serie A, però poi mi ero perso un pochino e quindi c'era un po' di scetticismo. Però devo dire che è stato spazzato via dopo i primi 6 mesi per la grinta, la voglia che mettevo dentro al campo. Storie di Serie A per Radio TV Serie A con RDS a Torre del Greco nella Immobile Academy, e a Storie di Serie A c'è Ciro Immobile. Benvenuto. Grazie. Allora Ciro, è un ritorno alle origini, però uno sguardo sul futuro. Questa Academy per tanti bambini, per tanti giovani che come te un giorno sognano di diventare calciatori, di arrivare in Serie A, di vincere il titolo di capocannoniere magari. Il nostro augurio e ovviamente la nostra speranza più grande è quella che questi ragazzi possano crescere in un ambiente sano, pulito e che possano fare quello che più amano fare, cioè giocare a calcio col massimo delle potenzialità che gli abbiamo messo a disposizione per quanto riguarda la nostra struttura qui. È ovvio che ultimamente si parla molto del fatto che non abbiamo strutture in Italia, siamo un po' indietro rispetto ad altri paesi e noi volevamo ricominciare, ripartire proprio dalla mia città, dai campi dove sono cresciuto e dove ho realizzato il mio sogno. La tua carriera inizia con un viaggio che può spaventare tantissimi, cioè quello che ti porta alla Juventus. Dopo aver giocato nella tua terra, la Juve, tu scopri immediatamente, giovanissimo, il top sostanzialmente. Sì, devo dire che io non sono speciale sotto questo punto di vista, ha spaventato anche me, nel senso che è ovvio che quando si fanno grandi passi c'è sempre quel timore, quella paura di poter fallire o di poter non riuscire e quindi di rimanerci male ovviamente. Però avevo tutta la mia passione, l'ho portata a Torino con la Juventus e ho iniziato da lì, diciamo, la mia carriera. Esordio con la sostituzione di Alex Del Piero. In entrambe le competizioni, 2. Champions League Campionato. a Bordeaux e in campionato contro il Bologna. Dico, già molto impegnativo. Andando avanti nel tempo, la svolta arriva a Pescara, cioè un campionato di Serie B esaltante e la scoperta di un altro mondo, cioè quello di Zeman, sì, che valorizza non soltanto te, ma anche Insigne e Verratti, cioè 3 nazionali partono da quell'annata spaventosa, fortissima del Pescara, esaltante con il gioco di Zeman, un maestro. Sì, devo dire che i ragazzi più giovani possono prendere esempio da quello che è stata la mia storia, ma anche molto collegata a quella di Lorenzo e Marco, perché siamo partiti tutti e tre da Pescara, tutti e tre con il nostro maestro Zeman, alla quale ovviamente mandiamo un abbraccio, visto anche le ultime condizioni, e ovviamente noi siamo molto dispiaciuti, sperando che stiamo meglio molto presto. E come dicevo, abbiamo fatto la classica gavetta, quella che a volte si dice, leggiamo, che potrebbe essere una frase fatta, ma invece non lo è, perché siamo partiti dalla Serie B, che non eravamo nemmeno conosciuti, quotati, alla fine col lavoro, col sacrificio, con l'unione di squadra, con la nostra passione siamo riusciti ad arrivare in nazionale insieme, a vincere l'Europea insieme, a giocare in Serie A, in grandi club, e quindi questo è un esempio che i ragazzi devono seguire. C'è un altro capitolo in cui tu scrivi una storia molto particolare, perché tu porti il 9, Alessio Cerci l'11 e ripetete nel Torino una storia di qualche anno prima, con Giampiero Ventura. Molti in voi rivedono i gemelli del gol, Pulice e Graziani. Tu intanto cominci a segnare molto con la maglia granata. È un qualcosa che rimane addosso, almeno questo dicono in molti, cioè una maglia che diventa una seconda pelle, come spirito, come abnegazione, come sacrificio. È stato un tormentone i gemelli del gol per tutto l'anno praticamente, perché io e Alessio abbiamo fatto insieme alla squadra, ovviamente al mister, allo staff, un campionato davvero importante. Il Torino a quei tempi ricordo che era in Serie B con noi a Pescara, poi qualche anno dopo mi ci sono ritrovato e mi aveva già impressionato, diciamo, questa grande potenza della maglia. Quando si parla di società storiche ovviamente hai quest'aura addosso da doverti confrontare sempre con la storia, da quello che è stata la storia della società. Quindi noi avevamo questa grande responsabilità, ma non è stato un peso, perché poi alla fine della stagione siamo riusciti ad arrivare in Europa League, che per il Torino
è stata una grande soddisfazione. C'è poi la parentesi all'estero, Dortmund e Siviglia, che non va probabilmente come doveva andare nei progetti. Che cos'è che non ha funzionato secondo te? Un mancato ambientamento semplicemente? Sì, no, allora i primi 6 mesi di Dortmund nemmeno malissimo, nel senso che purtroppo mi sono ritrovato in un ambiente dove era un fine ciclo, infatti poi alla fine dell'anno Klopp era andato via, però alla fine mi sono portato via belle soddisfazioni anche lì, mi sono allenato con un allenatore importante, davvero forte come Klopp, ho conosciuto tanti giocatori importanti e è ovvio che essendo giovane c'erano già problematiche dentro la squadra, io da straniero ho sofferto di più, ma diciamo che la vera sconfitta tra virgolette è quella che ho subito, quello che ho fatto in Spagna, perché lì non sono riuscito proprio a mettermi in mostra, a dimostrare quello che potevo fare e alla fine dopo 6 mesi sono dovuto andare via. Diciamo che a quell'età poteva buttarti giù, poteva essere un peso importante, invece poi sono riuscito a riprendermi poi dopo con la Lazio. E la Lazio diventa il tuo riscatto quasi immediatamente. Un acquisto che arriva d'estate, c'è sicuramente molta aspettativa, però c'è anche la consapevolezza di un giocatore che deve riprendere, deve essere recuperato. Alla fine saranno 270 presenze, 169 gol. Non è poco. No, poi superare il record di giocatori che hanno fatto la storia della Lazio e della nostra Serie A, superare giocatori come Messi, Ronaldo, Lewandowski, la scarpa d'oro, è stata una soddisfazione enorme che ti ripaga poi se tu guardi indietro di tutti i sacrifici fatti, poi, ed è per quello che poi mi riporto al campo, mi ripeto che sono partito da qui a giocare per poi arrivare a determinati livelli. È ovvio che la Lazio mi ha dato tutto, io ho dato tutto alla Lazio, è stato un amore folle, diciamo, perché anche i tifosi dall'inizio, poi non ero visto benissimo come hai detto tu perché avevo fatto un bel campionato col Torino in Serie A, però poi mi ero perso un pochino e quindi c'era un po' di scetticismo, però devo dire che è stato spazzato via dopo i primi 6 mesi per la grinta, la voglia che mettevo dentro al campo. Io ricordo le tue prime parole, tu hai riannodato quel filo che unisce stranamente Napoli alla Lazio. Era un passaggio che ha riguardato in passato Giuseppe Massa, Giorgio Chinaglia. C'era un qualcosa che avvicinava questi due mondi apparentemente tanto lontani e che nemmeno si amano tanto. Per la Lazio io ti porto a un anno particolare, il 2020, l'anno in cui il campionato si ferma, il mondo si ferma per il Covid, ma quel campionato probabilmente avrebbe avuto una storia diversa senza quello stop. Sì, si era creata un'alchimia pazzesca dentro al gruppo che c'era stata negli altri anni, ma mai come nel 2020. È stata un'annata fino alla partita con l'Atalanta in casa che abbiamo pareggiato 3-3, molto difficile per noi, quasi a rischio esonero Inzaghi, quasi contestazione per noi. Poi da quella partita ripresa con l'Atalanta è scattato un qualcosa dentro di noi, dentro il gruppo, che ci ha fatto unire ancora di più, sia tra giocatori ma anche con staff, con tifosi, con tutti. C'era un ambiente che emanava un'energia positiva pazzesca. Infatti le partite praticamente quando noi ci ritrovavamo a parlare finivano prima di iniziare perché era veramente complicato giocare contro quella Lazio. E poi è ovvio, se ti fermi, adesso non ricordo se si è fermato 2 o 3 mesi, 3 mesi. è come se ne ripartisse uno nuovo. Abbiamo perso un po' di punti, è ovvio che poi ci andavamo a confrontare contro squadre importanti e abbiamo perso quel treno. Lì c'erano proprio 2 partite emblematiche. L'ultima partita, che era quella in casa con il Bologna, che non fu una grande partita, No, che passa alla vincemmo storia, 2-1. ma che si vince anche Sì. con relativa facilità. E soprattutto quella di Genova, di Marassi contro Sì. il Genoa, con invasione di tifosi. Erano proprio i particolari che ti dicevano che quella poteva essere l'annata giusta. Sì, ricordo benissimo la partita di Genova perché avevamo festeggiato in settimana il mio compleanno, i miei 30 anni, eravamo tutti insieme a 3 giorni prima della partita e si parlava, si vociferava scudetto, scudetto, ma perché noi dentro di noi eravamo un po' ingenui e lo dicevamo, ma poi quando si scendeva in campo era bellissimo, cioè era molto facile per noi, era davvero, infatti a Genova mi ricordo che avevamo segnato subito, ha segnato Adam subito. Marusic, c'è l'incrocio dei pali. Sì, esatto, aveva fatto un'azione travolgente in mezzo a 2, poi stavamo bene anche fisicamente e questo ci aiutava, è ovvio che poi la testa quando ti gira bene ti aiuta anche il fisico, però
Poi si vociferava, già a Genova era già stata rinviata qualche partita prima. C'era già qualche problema. Sì, c'era già qualche problema e quindi poi quello dopo ci ha bloccato ovviamente. Senti, Simone Inzaghi, se dovessi descriverlo, un allenatore maniacale, motivatore, attento alla tattica, qual è l'aspetto che prevale oggi in lui? Il fatto che lui riesca ad unire l'aspetto maniacale della tattica che ha, ma un aspetto comportamentale di unione della squadra molto, molto importante. Questo è, per me personalmente, come mio parere, è fondamentale, creare un'alchimia per i giocatori. Non dico che i giocatori si debbano voler bene o devono essere amici, migliori amici fuori dal campo, ma poi quando ti ritrovi c'è da dire che passi praticamente quasi tutta la tua stagione insieme ai tuoi compagni di squadra, quindi se non c'è quell'alchimia, quella voglia di vincere insieme, di aiutarsi è dura, e lui in questo è davvero, davvero forte. Ecco, Roma è un ambiente molto particolare, Roma, sponda Lazio è ancora più particolare. Tu rappresenti un bellissimo mondo, sei realizzato, sorridente, splendida famiglia, sei un re a un certo punto a Roma. Però c'è qualche invidia social che disturba sempre. Come hai vissuto queste cose che sono aspetti magari non rilevanti, non cambia la vita di nessuno, però fastidiosi? Sì, sono fastidiosi, ma soprattutto perché non te lo aspetti. Però poi alla fine, se metti a fuoco la situazione, è successo un po' a tutti, perché ovviamente ora come ora il mondo dei social dà potere di parola un po' a chiunque, e quindi devi stare ben attento a indirizzare quali sono le reali condizioni della cosa, la gravità della cosa. È ovvio che gli ultimi periodi mi hanno fatto male a me e alla mia famiglia, perché poi il calcio, lo so bene, dimentica in fretta, Sì. e quindi forse non eravamo pronti a questo, per quello. Siamo in tema di domande difficili. La nazionale, che rapporto hai avuto con l'azzurro? Inizio ovviamente ottimo, la fine un po' così, obiettivamente. Pesano le 2 mancate qualificazioni mondiali e a un certo punto c'è l'impressione che Immobile diventi anche un po' un capro espiatorio, prima per un CT, poi per un altro. Come l'hai vissuto questo capitolo? Partendo da un presupposto, la maglia della nazionale pesa molto addosso. Sì. Allora, fino alla prima partita dell'Europeo, io questa situazione l'ho vissuta male, perché non riuscivo a esprimermi per le troppe pressioni che c'erano. È ovvio che quando non riesci a dare tutto te stesso, il massimo, è soprattutto colpa tua, ma le pressioni in nazionale tutti le ricevono, perché poi è giusto che sia così, perché rappresentiamo comunque una nazionale che ha vinto tanto e che ne fa del calcio una dei sport più seguiti, ed è ovvio che poi quando gioca la nazionale anche Certo. che non è tifoso si siede e la guarda. Dopo la vittoria dell'Europeo tutto quello che dicevano non contava più, perché dati alla mano, statistiche alla mano, chi vince poi ha sempre ragione, quindi tutto quello che c'è stato dopo la partita con l'Inghilterra in finale non ha contato più niente per me. Anche perché poi andando a raffrontare situazione per situazione, tu in quell'Europeo segni 2 gol, esattamente come Chiesa, come Insigne. E c'era però il caso di Giroud, che vince un mondiale con la Francia non solo senza fare un gol, ma senza tirare una volta in porta. Però non viene criticato. E questo ovviamente sono un po' 2 pesi e 2 misure. Questo è per quello che era successo prima, quindi un po', diciamo, si riporta. Poi, nonostante le vittorie, arrivano le critiche, quelle non sono reali, perché non puoi vincere e ricevere critiche, anche se non hai giocato un minuto, fai sempre parte dei 26 e ti porti a casa la coppa. Quindi questo è quello che conta più di tutto, le chiacchiere poi stanno a zero dopo che vinci. Poi se perdi la finale, se ti hanno criticato 10, ti criticheranno 100. Ma quello magari poteva pesare un po' di più perché non avevo la coppa a casa, ma ora che ce l'ho, diciamo che la ci si passa sopra, naturalmente. Io ritorno a un'estate fa, a quando finisce la storia con la Lazio. C'è sempre un capitolo che si chiude quando finisce quello che tu hai definito un grandissimo amore, un amore folle. C'è sempre chi ci sta male, in questo caso i tifosi, molto, non troppo divisi, ma comunque molto, molto colpiti dal tuo addio. Come sono andate le cose con Lotito? Allora, noi, io, Jessica e i bimbi, l'ultimo periodo stavamo già pensando diciamo, di cambiare, di andare via, perché tutte le cose hanno un inizio e una fine. Noi avevamo questo pensiero sempre. Alle difficoltà che abbiamo avuto alla fine,
e il fatto che la Lazio stesse cambiando identità, nel senso che voleva fare un ricambio generazionale. Queste sono tutte cose che esistono. Tutte componenti. Sì, certo. esistono. E nell'arco dei miei 8 anni a Roma sono andati via Inzaghi, è andato via Tare, è andato via Sergio, è andato via Luis, Felipe, tutti i giocatori che piano piano, Lucas Leiva, giocatori che comunque hanno fatto con me, fatto la storia. Sì, con me la storia della Lazio, però alla fine non posso biasimare nemmeno i tifosi nel rimanerci male, perché anche io ci sono rimasto male, ma ci sono rimasto male più per il fatto che non ho potuto salutarli. Solo questo è quello, diciamo, che mi pesa un po' di più. È ovvio che mi sarebbe piaciuto fare l'ultimo giro con loro, con la mia famiglia, per prendere ancora una volta il loro amore e dare il mio per loro, però non si può avere tutto nella vita. Sicuramente, magari in futuro, sì, sì. Non si può mai dire. Quindi finisce questa storia e tu vai poi in Turchia. Un altro mondo, un qualcosa di profondamente differente, come usi, come costumi, eccetera. L'unica cosa che non cambia è la passione per il calcio, perché lì non credo che scherzi, No. insomma. No. Besiktas, quindi. Sì, è stata una scelta riguardante prettamente l'ambito sportivo, anche perché poi ho avuto anche offerte dall'Arabia, altre offerte che non ho preso in considerazione, ma io sono ancora nel mood dove posso dare tantissimo, perché mi alleno 2 volte al giorno, seguo i dati dei ragazzi più giovani che voglio mettere a pari con loro per non essere da meno, voglio stare bene fisicamente per poter dare ancora qualcosa a questo sport. Ecco, andando invece alla tua carriera in assoluto, domanda quasi di grammatica banale, il gol più bello? Difficile. Il gol più bello a Cagliari, più bello esteticamente, sì, cioè esteticamente, proprio come bellezza del calcio. Del gesto. Sì, del gesto è quello a Cagliari. Sì. Non abbiamo dubbi. No. Difensore più tosto che tu abbia mai incontrato? Chiellini. Sì. Menava. Giorgio lasciava i segni. Perché Giorgio aveva iniziato a menare a 17 anni. Quando avevo 17 anni che mi allenavo con la Primavera, quando giocavo in Primavera e andavo in prima squadra, Giorgio ti toccava sempre lui. Quindi. Esatto. Quindi questo dice parecchio. Sì. Una cosa in particolare, se tu, ovviamente come tutti i cannonieri, come tutti gli attaccanti, si rivive il film dei gol, delle azioni più belle, un non gol che ti è rimasto proprio un palo, una parata, una cosa. Io uno ce l'ho, però. All'Europeo contro l'Austria, quello mi è rimasto in gola, strozzato, perché sarebbe stato un gol fantastico, e poi sarebbe stato un gol che sarebbe servito alla squadra per non soffrire così tanto fino alla fine, anche a me. Però ho preso avrebbe cambiato un po' la storia. Sì. Senti, invece ai bambini della tua Academy, qual è il tuo messaggio per loro? Divertirsi innanzitutto, trovare nello sport un qualcosa che completa la vita, che aiuta a crescere, coltivare un sogno? Cosa dirai a loro? Io quando li vedo gli dico sempre di coltivare il sogno, di non puntare a vedere i giocatori che hanno belle donne, belle macchine, i soldi, le cose, perché quando ero piccolo io non sapevo nemmeno che i giocatori potessero fare queste cose. Io volevo soltanto giocare nei grandi stadi con una palla quella bellissima, perché quella che giocavo io era un disastro, per essere gentile. Certo. E quindi è quello che li spinge più di tutti è il sogno, avere una passione. E quello che gli dico è che devono diventare prima brave persone prima di diventare bravi calciatori. È quello che conta di più. Non è male questo come messaggio. Ti chiedo, un ritorno in Italia ci hai mai pensato? Ma io ti dicevo prima, è proprio per questo, perché sto ancora bene di testa e di voglia, quindi è ovvio che poter ritornare nel campionato dove ho fatto record, dove sono esploso, sarebbe bello finire, anche perché non è detto che poi dopo alla fine degli anni in Turchia poi smetto, perché non è proprio nelle mie intenzioni, anzi sto lavorando proprio per portare un gran finale anche da un'altra parte. Quindi il titolo alla fine lo troviamo. Il ritorno in Italia, ipotesi, va bene, questo assolutamente sì. Grazie a Ciro Immobile, a Storie di Serie A, che torna naturalmente la prossima settimana con un altro racconto altrettanto affascinante.